Come hai potuto farlo, Regina. Jess? Lascia. No, no! Lascia. No! Dopo tutto ciò per cui ho combattuto e sofferto! Rhaenyra. Oh, Dio mio! Dio mio, no! Finalmente è finita la terza stagione di House of the Dragon e l'ho vista per voi, così non dovrete farlo e risparmierete ben 8 ore della vostra vita. Ho fatto un video un paio di mesi fa su come l'universo di Game of Thrones sia diventato praticamente irrilevante e questa stagione lo ha confermato in pieno. Vi dirò rapidamente, puntata per puntata, quello che succede, valutando però anche l'impatto che dovrebbe avere sulla trama generale, ma lo confronterò anche con il libro di Martin, dove le cose spesso si svolgevano diversamente. Martin stesso aveva praticamente tolto il suo supporto alla serie criticando le deviazioni degli sceneggiatori dal suo materiale e oggi sappiamo che aveva perfettamente ragione. State pronti per un viaggio in una delle stagioni più inutili e noiose dell'universo di Game of Thrones e verso il tracollo completo dell'interesse che poteva suscitare House of the Dragon. I primi 2 episodi della serie avrebbero dovuto essere in realtà la conclusione della stagione 2 e erano stati rimossi perché non erano completi a causa degli scioperi del settore al tempo dell'uscita della seconda stagione. Quindi partiamo già praticamente con degli episodi riciclati che, essendo 2 su un totale di 8, sono il 25% dell'intera stagione. Poi saranno anche i migliori dell'intera stagione, che è tutto dire. Il primo episodio si focalizza sulla battaglia del Gallet tra la flotta Velaryon e i draghi di Rhaenyra e la flotta della Triarchia. È l'unica battaglia vagamente soddisfacente e sviluppata abbastanza bene della stagione. A Rhaenyra viene impedito di partecipare alla battaglia perché suo figlio Jaehaerys la fa rinchiudere nella sua stanza contro la sua volontà. Cioè la regina si fa rinchiudere da suo figlio e dalla sua guardia personale, non so che cosa ci sia di più ridicolo in uno scenario come quello di Westeros. Ma Rhaenyra, che poi praticamente è la protagonista della serie, sarà uno dei motivi principali, come vedrete anche dopo, per cui la stagione stessa è insopportabile. Quindi Jaehaerys va in battaglia facendo di testa sua. Sul finale però Rhaena, che cavalca il drago ladro di pecore, attacca indiscriminatamente anche i suoi alleati perché non ha il controllo del suo drago e provoca la morte di Jaehaerys e del drago Vermax. Nel libro non succedeva niente di tutto questo, Rhaenyra stava di sua volontà a Roccia del Drago e il ladro di pecore era cavalcato da un altro personaggio chiamato Needles che non uccideva per sbaglio Jaehaerys. Questo punto purtroppo sarà pure importante perché per tutta la stagione Rhaenyra cercherà chi ha ucciso suo figlio portando a un andirivieni di inganni da 4 soldi. Nel secondo episodio viene riportato a Rhaenyra proprio il cadavere di suo figlio. Voi direte almeno punirà chi l'ha rinchiusa in camera, è praticamente la regina di un continente. Invece no, si può rinchiudere la regina in camera senza grandi conseguenze perché è il momento per lei di reclamare approdo del re, almeno così dice la sceneggiatura. Ovviamente il tutto è basato sul piano senza senso che aveva proposto Alicent alla fine della stagione 2. Lei aveva praticamente barattato le teste di quasi tutti i membri maschi della sua famiglia, cioè i suoi figli Aegon, Aemond e come vedremo praticamente anche di suo padre Otto in cambio della salvezza sua e di sua figlia Elena. Alicent manda Aemond a Harrenhal per salvarlo e lì avremo la parte più noiosa della stagione. Se vi ricordate, nella stagione 2 Daemon aveva avuto uno screen time interminabile a Harrenhal insieme a Alice che non serviva praticamente a niente e che era stato anche abbastanza criticato dagli spettatori. Beh, in questa terza stagione abbiamo esattamente la stessa storyline solo con Aemond e ancora più noiosa. Che c'è di meglio che riciclare un set e una storyline che il pubblico già non ha apprezzato, un'ottima mossa per il successo. Come comandato da Alicent, Approdo del Re cade quasi senza combattere, mentre nel libro Rhaenyra la conquistava legittimamente con la forza. Comunque Alicent e Elena vengono catturate lo stesso, quindi il piano di Alicent non è servito a niente. Rhaenyra fatica pure a decapitare il traditore Otto Hightower e questo già ci dice tutto su che tipo di regina sarà. Titubante, insicura, tormentata, insomma il tipo di personaggio che può fare tanto minutaggio inutile cambiando idea ogni 5 minuti. L'episodio 3 sarebbe il vero inizio della nuova stagione e è un capolavoro di contraddizioni della sceneggiatrice Sarah S. che avevo già nominato in quell'altro video. Sì, perché lei è una di quelle che dovrebbe mettere in scena la grande forza dei personaggi femminili al potere. Invece rappresenta Rhaenyra appena salita sul trono praticamente con tutti gli stereotipi più banali su una donna incapace di governare.
Si fa ingannare da un finto ostaggio, si fa nemici quasi subito il clero e i nobili con la sua indisponenza, ascolta ciecamente i suggerimenti della sua consigliera. Poi nega senza motivo al suo più grande alleato Corlys di legittimare i suoi figli bastardi. Vediamo praticamente per metà di questa puntata delle scene in cui il ciclo mestruale le impedisce di essere lucida mentre ascolta le istanze del popolo. Cioè la sceneggiatrice che dovrebbe presentarci le donne al potere mette in scena per mezza puntata in modo esplicito il fatto che una donna non riesca a governare bene. Cambierà idea 1000 volte, sarà guidata solo dalle emozioni del momento, non darà tregua né agli altri personaggi né a noi spettatori con le sue lamentele e i suoi piagnistei continui. Insomma, alla fine della stagione, anche se eravate dei fan sfegatati di una regina sul trono, gli sceneggiatori ci fanno arrivare facilmente a dire beh, forse era proprio meglio un re sul trono, come dicevano i nobili all'inizio della serie. E penserete per esempio immediatamente a Daemon, la serie stessa lo suggerisce, visto che è l'unico che darà alla storia un minimo di stabilità. Il quarto episodio comincia a spostare sempre di più l'attenzione su Tumbleton, che è una cittadina conquistata dagli Hightower, che praticamente stanno preparando una resistenza disperata contro Rhaenyra. La resistenza è guidata da Ormund Hightower, che è praticamente il villain di questa stagione, con qualche scena interessante. Però spesso diventa pure una specie di caricatura di un cattivo pianificatore di Game of Thrones che fa delle azioni contorte per assicurarsi l'obbedienza di Daeron, che sarebbe un altro potenziale re Targaryen, e per minare il governo di Rhaenyra a prodo del re. Nel frattempo Criston Cole guida delle imboscate completamente inutili contro l'esercito fedele a Rhaenyra che vorrebbe marciare su Tumbleton. Il suo personaggio in questa stagione è diventato molto secondario, in parte anche un peccato perché era un buon personaggio nelle stagioni precedenti e serve solo per allungare il brodo verso il finale, praticamente come il 90% di quello che vediamo a schermo. Daemon a un certo punto scopre anche che sua figlia Rhaena è il cavaliere di Ladro di Pecore e che ha ucciso lei, quindi Jaehaerys, ma per proteggerla porta a Rhaenyra la testa di un pastore facendo finta invece di aver ucciso il cavaliere di Ladro di Pecore. Dopo vedrete che anche questo inganno, che dovrebbe essere abbastanza importante, che attraversa tutta la stagione, non porterà però da nessuna parte. Inutile che vi dica che pure tutta la storia Tumbleton era molto diversa nel libro. Nel libro la città era addirittura in mano a Rhaenyra e era Ormund che provava a conquistarla per marciare su approdo del re. Se non avevate ancora abbandonato la serie qui, come purtroppo non ho fatto io, l'episodio 5 era praticamente tutto incentrato su queste trame non proprio interessanti e spesso pure abbastanza dispersive. Infatti qui troviamo per esempio un'infinità di dialoghi che coinvolgono Rhaenyra, Mysaria, Alicent e Elena e riguardano per esempio il fatto che Elena sia incinta, un segreto che potrebbe mettere a rischio ancora di più la legittimità di Rhaenyra. Ma come dicevamo, Rhaenyra non sa che fare nemmeno delle sue prigioniere che chiaramente l'hanno tradita già più volte, una volta le teme, una volta a pietà di loro, e intanto le cappe dorate della città vengono uccise da dei sicari pagati da Ormund. La quantità di tempo sprecata nei dialoghi tra Rhaenyra e altri personaggi è enorme, non vi immaginate neanche lontanamente dei dialoghi nello stile delle prime stagioni di Game of Thrones. Qui si cercano soluzioni quasi sempre improbabili alla mancanza di denaro per pagare i soldati, oppure si studiano dei giochini mentali da scuola media per convincere Daemon o Alicent a fare o dire qualcosa. Come era immaginabile, l'episodio 6 prosegue queste storyline interessantissime e imperdibili. Almeno Criston Cole finalmente viene ucciso, così ci togliamo le sue imboscate inutili, che è una buona notizia. A parte Daemon che indaga sui temibilissimi sicari di Ormund, alla fine dell'episodio precedente Alicent e Elena avevano provato un'altra volta a scappare. A questo punto direte voi, Rhaenyra avrà capito che sono delle nemiche, no? Dopotutto gli hanno fatto un'intera guerra e stanno provando a scappare costantemente dalla loro prigionia. Invece no, alla fine le perdona pure stavolta e propone ad Alicent di andare a uccidere suo figlio Aemon da Harrenhal. E lei ovviamente accetta, dopotutto ha già venduto la testa di suo figlio Aegon per salvare se stessa e Elena, che succederà mai se ne uccide anche un altro. Che avrà scatenato a fare un'intera guerra per mettere i suoi figli sul trono, se adesso è ben disposta a ucciderli uno a uno non si sa. Corlys viene catturato dagli uomini di Ormund mentre era lontano da approdo del re per i suoi contrasti con Rhaenyra proprio in merito alla legittimità dei suoi figli di cui parlavamo prima.
E così comunque arriviamo alla penultima puntata e uno si aspetterebbe che succeda qualcosa, ma questo sarebbe valido se stesse guardando una serie con una vera trama e non una sequenza di filler uno dietro l'altro. Questo episodio ha come seconda sequenza Aemond Arenal che sogna questa scena così a caso. Poi Rhaenyra arriva a scoprire la verità sul cavaliere di ladro di pecore che ha ucciso suo figlio, ovvero che è Rhaena e che Daemon l'ha ingannata. È l'occasione per vedere una scaramuccia tra i draghi che sarà costata milioni di euro di effetti visivi e che però non vi lascia la minima emozione. Rhaenyra tra l'altro, come al solito, non punisce Daemon per averla ingannata e non punisce neanche Rhaena che ha ucciso suo figlio. La fa solo imprigionare e nella stagione non ne sapremo più niente. Quindi tutta questa parte della trama non è andata da nessuna parte. Rhaenyra si arrabbia invece con Mysaria perché pensa che la stia manipolando, ma bastano solo poche parole di Mysaria per arrivare senza senso a loro che vanno a letto insieme. Solo nella puntata dopo però Rhaenyra manderà direttamente via Mysaria, così tutto senza senso. Comunque Alicent arriva a Arenal per uccidere suo figlio Aemond e riesce a avvelenarlo, ma ops, lui viene salvato subito dopo dalla strega Alice che ci portiamo dietro dalla seconda stagione. E quindi anche questo secondo tradimento di Alicent verso la sua famiglia e tutte le sue azioni qui non sono servite a niente. Ma magari vi ricordavate Aegon che era fuggito insieme a Larys Strong alla fine della seconda stagione. Lo avevamo visto anche in delle puntate precedenti in realtà che cercava di raggiungere una nave per Essos e era stata anche una mini avventura fantasy vagamente più interessante del resto. Però in questa settima puntata Larys Strong lo abbandona e lui si trova accerchiato dalle forze di Rhaenyra, però decide di non nascondersi più ma di combattere come un vero re. È da solo, il suo drago è morto e ha al suo fianco solo un bamboccione dei Lannister, davanti a 1000 soldati nemici adesso direte morirà. E invece, colpo di scena, il suo drago Sole di Fuoco è ancora vivo e così abbiamo pure un bel drago zombie che sputa fuoco sui nemici e che serve bene solo per una clip di pochi minuti da condividere online. Nel libro Sole di Fuoco non era mai morto e non c'era mai stato tutto il tradimento di Aemond verso Aegon che ha portato al ferimento di Aegon. E così arriviamo al finale della stagione che non si discosta dal resto e quindi è molto deludente e sottotono. Rhaenyra viene a sapere che Aegon è vivo e quindi può scoppiare nel 200° pianto isterico della stagione. I miei stessi sudditi sono fuori dal grande tempio a chiedere agli dei chi dovrebbe governarli dopo tutto ciò per cui ho combattuto e sofferto! Rhaenyra che piange è già un meme di internet, potete cercarlo e la gente si domanda seriamente perché pianga sempre nella serie. Poi però qui si veste da regina cattiva di Biancaneve, si mette un bel trucco improbabile sugli occhi e la corona e adesso sì che sappiamo che sta per fare sul serio. In realtà fa uccidere quel poveraccio dell'Alto Septon perché non vuole consacrarla regina davanti al popolo. Poi dichiara al popolo che lei è il principe promesso della profezia del ghiaccio e del fuoco. Così se fino a ora ci fosse mancato di ricordare quanto era inutile anche la storyline degli estranei in Game of Thrones, la nostra regina non ha perso occasione per ricordarcelo. Aegon, che ha riottenuto il suo drago, va a trovare Aemond a Arenal e voi direte beh ucciderà almeno suo fratello che ha provato a eliminarlo e a rubargli il trono. Ma no, parlano anche loro 5 minuti e pace fatta, sono di nuovo alleati come prima. Quindi anche l'intera rivalità tra Aegon e Aemond, di cui si è parlato spesso nel corso della serie, è stata completamente inutile. L'intera stagione però andava verso la battaglia di Tumbleton e adesso abbiamo finalmente questa battaglia. A livello di realismo e di strategie, anche se gli autori provano a dare il senso di un vero assedio, non è molto interessante, infatti gli assediati sono chiaramente in svantaggio fin dall'inizio e provano addirittura a usare i bambini per dissuadere gli assedianti. A parte le tattiche, la cosa più problematica qui è che tutti i personaggi principali hanno un ruolo insoddisfacente. Corlys era stato catturato e viene liberato, quindi la sua cattura da parte degli Hightower è stata, ditelo voi, inutile pure questa. Il principe Daeron non cavalca il suo drago, mentre nel libro era soprannominato il Temerario proprio per il suo coraggio a cavallo del drago. Il personaggio di Roderick Dustin e i suoi uomini del nord sono praticamente messi in scena come una parodia dei vichinghi. E la battaglia viene risolta solo da Alf, che è uno dei bastardi che cavalcano i draghi, che tradisce Rhaenyra e attacca il suo stesso esercito. Poi però attacca pure gli Hightower, uccide Ormund e devasta Tumbleton.
Anche nel libro il tradimento di Alf c'era in questa parte, ma nella serie è anche molto più ridicolo e insensato. Lui si alza da un bagno e 5 minuti dopo sta a chilometri di distanza nello schieramento nemico in mezzo a un assedio. Tutta la battaglia è costruita anche per veicolare il solito commento trito e ritrito che la guerra è fatta da uomini ridicoli e che porta solo morte e distruzione senza vincitori né vinti. Qui però è fatto pure talmente male che nella serie rimanete direttamente confusi sull'esito della battaglia. Sì, vediamo Damon che viene portato via, ma è veramente faticoso anche solo capire che cosa dovrebbe significare questa battaglia per gli sviluppi della trama da quello a cui abbiamo assistito. Dopo una battaglia complessivamente deludente, il finale ci riserva ancora una bella ciliegina sulla torta. Elena, che era rimasta sola, imprigionata nella Fortezza Rossa, è saltata da una finestra, che è pure un omaggio per noi spettatori alla morte di Tommen in Game of Thrones, ma ha molto meno impatto emotivo. Nel libro la causa più probabile per questo era la morte di suo figlio Melor, che però nella serie è stato completamente rimosso. Quindi qui le sue motivazioni sembrano molto più blande, cioè sembra quasi una principessa viziata che non sopporta più di vivere rinchiusa da prigioniera a prodo del re, nonostante sua madre stia facendo di tutto per salvarla. Nella serie la sua morte fa anche sì quindi che tutte le azioni sconsiderate di Alicent per mantenere in vita Elena tradendo gli altri suoi figli siano, sorpresa sorpresa, inutili pure queste. Io avevo dato fiducia alla prima stagione di questa serie, ma ormai mi sono accorto che era un fuoco di paglia, infatti è andata verso il tracollo praticamente subito dopo. Come piccolo dettaglio hanno tolto pure praticamente del tutto il tema di Rhaenyra dalla colonna sonora, che era anche uno dei motivi per apprezzare la prima stagione, almeno secondo me. Ma non credo di essere il solo a pensarla così, infatti in questi giorni ho sentito parlare della stagione con molti dubbi anche da chi di solito prova a difendere in ogni modo queste serie. Lo stesso Martin si è distanziato pubblicamente dalla serie e non ha nemmeno accennato alla sua esistenza nel suo ultimo post, che ha un tono abbastanza triste. In quel post la sua unica nota positiva sono le nomination agli Emmy per la serie Un Cavaliere dei Sette Regni, che lui stesso credo reputi molto meglio di questa, e che praticamente è l'unica finestra minimamente godibile sul mondo di Westeros anche dal punto di vista di chi lo ha inventato. Mentre l'universo di Game of Thrones poco a poco sembra aver esaurito quasi del tutto il suo potenziale narrativo. Quello che con Game of Thrones era sembrato l'inizio di una grande stagione di fantasy per adulti si è trasformato nell'inizio dell'ennesimo franchise da mungere. E di serie che provano a scimmiottare senza successo le prime stagioni di Game of Thrones con un'ambiguità morale forzata e scritta male con intrighi improbabili e love story da 4 soldi. Sicuramente ancora per un po' rimarrà famoso, ma forse sta arrivando il momento, anche per chi lo aveva apprezzato, di lasciarsi alle spalle questo universo. Un universo che non è più neanche lontanamente all'altezza delle aspettative che aveva stabilito all'inizio.